si sta avvicinando la Pasqua e quindi oggi in questo video studiamo le principali tradizioni italiane e il cibo collegato a questa festa. La Pasqua è una festività cristiana che celebra la resurrezione di Gesù Cristo dalla morte. È una festività molto importante per gli italiani, soprattutto per quelli molto religiosi, tant'è che tutta la settimana che precede la Pasqua si chiama anche Settimana Santa. La Pasqua è piena di tradizioni culinarie e familiari e però non è importante tanto quanto il Natale. Diciamo che la festa del Natale è la festività, è il giorno più importante per le famiglie italiane e dopo viene la Pasqua, subito dopo, al secondo posto. Una particolarità della Pasqua è che è una festa mobile. Significa che cade ogni anno in un giorno diverso. Ogni anno cambia la data, che non è quindi fissa. Come sempre a tavola ci sono molte tradizioni, dipende molto dalla zona geografica in cui le persone abitano in Italia e anche ovviamente dalle abitudini familiari, però ci sono dei piatti che sono proprio tipici, vediamoli insieme. Innanzitutto il piatto che di solito non manca sulle tavole degli italiani che mangiano carne è l'agnello di Pasqua, che è spesso preparato al forno con le patate arrosto. Poi ci sono le specialità regionali come la torta salata che si chiama torta pasqualina, che proprio il nome richiama questa festività, che è fatta con spinaci, uova e ricotta, buonissima. Un'altra specialità della Pasqua è il casatiello, tipico di Napoli, che è un'altra sorta di torta salata e dentro c'è un po' di tutto. A Napoli dicono che dentro c'è ogni ben di Dio, cioè un po' di tutto, salumi, formaggi, tante cose. Fatemi sapere se l'avete mai mangiato. Passando ai dolci, quello che non può mai mancare per gli italiani a Pasqua è l'uovo di cioccolato o uovo di Pasqua, che al singolare è maschile, l'uovo di Pasqua, mentre al plurale diventa femminile, le uova di Pasqua, che sono appunto queste grandi uova di cioccolato al cui interno c'è una sorpresa e questa è un po' la cosa magica che piace sempre agli italiani, ai grandi e ai più piccini. Esistono tanti tipi di uova di cioccolato. Ci sono le uova al cioccolato fondente, al cioccolato al latte, al cioccolato bianco, al cioccolato con le nocciole, ma anche fuori. Anche all'esterno le uova sono molto diverse perché molte aziende italiane creano il proprio uovo di Pasqua. Per esempio c'è l'uovo di Pasqua delle squadre di calcio, dell'Inter, del Milan, della Juventus, oppure ci sono le uova di Pasqua per i bambini, quelle con i cartoni animati o le serie TV. Ci sono anche gli influencer che adesso creano il proprio uovo di Pasqua. Per esempio Clio Makeup è una famosa influencer truccatrice italiana e lei ha creato il suo uovo di Pasqua con all'interno un regalo di make-up, di trucchi. Simile all'uovo di Pasqua, negli ultimi anni è diventato famosissimo ed è un altro simbolo sicuramente della Pasqua italiana, il coniglietto della marca Lindt. Questo coniglietto è ovunque nei supermercati nel periodo prima della Pasqua ed è veramente diventato molto celebre e quindi per me ora è un altro simbolo della Pasqua italiana.
Naturalmente però la regina dei dolci di Pasqua è la colomba. La colomba è la controparte pasquale dei due famosissimi dolci natalizi italiani, il pandoro e il panettone. Infatti la colomba è questo dolce che ricorda tantissimo il sapore e la consistenza del panettone e del pandoro, ma la forma è molto diversa. Infatti non ha una forma conica, ma ha una forma di colomba con le ali spiegate. Sopra la colomba, il mio pezzo preferito, ci sono delle codette di zucchero e delle mandorle. Dentro invece può essere senza niente, come piace a me, oppure con i canditi e l'uvetta. Madonna che buona! La colomba ha origini milanesi, la mia città. Infatti è nata a Milano negli anni 30 del Novecento nella casa di produzione Motta e all'inizio appunto era tipica solo di questa città e poi invece si è diffusa in tutta Italia e adesso è un dolce tipico italiano da nord a sud. Passiamo adesso alle tradizioni di Pasqua. Dunque, la domenica di Pasqua di solito le persone più religiose vanno a messa, alla funzione religiosa e poi si pranza tutti insieme in famiglia, un grande pranzo, come abbiamo visto poco fa, sicuramente con l'agnello, il casatiello, la torta pasqualina e poi le uova di Pasqua e la colomba. Ma non è finita qui perché il giorno dopo la Pasqua, il lunedì dopo Pasqua, è ancora un giorno festivo. Si chiama lunedì dell'Angelo oppure comunemente noto come Pasquetta, la Pasquetta. A Pasquetta non si lavora ed è una giornata che si passa con gli amici di solito. Si fanno delle gite, si organizzano dei picnic oppure delle grigliate all'aperto. Ma attenzione, molto spesso a Pasquetta piove. È molto tipico che piova a Pasquetta. Quindi, se il tempo lo permette, si fanno delle gite, dei picnic o delle grigliate. Ci sono anche due bellissime espressioni italiane che adesso vi insegno che sono collegate alla Pasqua. Innanzitutto c'è questo proverbio che dice Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Natale con i tuoi significa che il Natale si passa di solito in famiglia. I tuoi, infatti, in questa frase significa i tuoi genitori, ma in generale la tua famiglia. Mentre la seconda parte dice Pasqua con chi vuoi. Perché come vi dicevo prima, soprattutto all'inizio del video, Pasqua è sì una festività importante, ma sicuramente meno del Natale e quindi molte persone non la passano in famiglia, ma la passano con gli amici o addirittura viaggiando. Un'altra bella espressione italiana legata alla Pasqua è essere felice come una Pasqua. Essere felice come una Pasqua, che naturalmente significa essere molto contenti, essere felicissimi. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video di cultura italiana e io spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale perché mi aiuta moltissimo qui su YouTube e se volete iscrivetevi anche alla newsletter. Trovate tutto giù nel box informazioni. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.